Buon pomeriggio a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon inizio di settimana. Dopo la live di ieri sera torniamo su Sassuolo Inter 05 per analizzare in che modo l'Inter è riuscita a mettere in risalto tutti i limiti del Sassuolo, finendo per punire i neroverdi anche oltre ciò che aveva detto il campo. Ecco, soprattutto nel primo tempo era stato un Sassuolo comunque che era in partita e che probabilmente non meritava lo 0-5 finale. Risultato roboante che naturalmente è stato anche frutto di un grandissimo lavoro dal punto di vista tattico e non della nostra Inter. Passiamo quindi subito alla lavagna tattica. Che tipo di partita è stata? Come il Sassuolo inizialmente è riuscito anche un po' a mettere in difficoltà l'Inter. Partiamo innanzitutto dalla fase di possesso della squadra di Fabio Grosso. Il Sassuolo riesce a sfruttare benissimo la corsia sinistra, da lì ha creato più volte dei pericoli o potenziali pericoli all'Inter. In che modo? Innanzitutto facendo benissimo le transizioni. Sassuolo che recuperava palla riusciva a verticalizzare rapidamente e ad arrivare dalle parti degli attaccanti, in particolare di Laurienté. Come attaccava la corsia sinistra il Sassuolo? Ovviamente, appunto, palla a Laurienté. Dopodiché c'erano due soluzioni, o la sovrapposizione di Doig, che però non si è vista spessissimo, ecco, forse in 2 o 3 occasioni, tra l'altro in un'occasione è arrivato anche pericolosamente al cross Doig, oppure con gli inserimenti delle mezzali. In questo caso ovviamente parliamo di Koné, che era la mezzala appunto sul centro-sinistra, un qualcosa che avevamo analizzato nel prepartita, e quindi inserimento di Koné è stato un movimento che ha messo in difficoltà l'Inter proprio ad inizio partita. Ecco, al primo minuto c'è stata subito l'occasionissima del Sassuolo col tiro di Koné, salvato praticamente sulla linea da Federico Di Marco. È stato una delle grandissime giocate di Di Marco, oltre al gol salvato poi ci sono stati 3 assist, una traversa, insomma Di Marco davvero in grandissimo spolvero. In questo modo, quando appunto l'azione si sviluppava sulla sinistra, Laurienté era solito puntare anche l'avversario, appunto Bissek o Luis Enrique, a seconda di chi andava a chiuderlo, e Berardi invece si accentrava maggiormente, ecco, oppure andava a tagliare all'interno dell'area di rigore. Una situazione che abbiamo visto spesso, situazione che abbiamo visto anche in occasione del gol annullato al Sassuolo. Ecco, in quel caso abbiamo visto un Sassuolo fare benissimo la transizione offensiva. Palla da Berardi, ecco, l'azione praticamente è partita da questa zona di campo. Berardi ha appunto allargato sulla sinistra per Laurienté, e Laurienté poi è arrivato al cross in area, l'acrobazia di Berardi, il gol di Thorstvedt che appunto si era inserito in area, come dicevamo poc'anzi con le mezzali che si inserivano spesso, fuori gioco davvero millimetrico. Ovviamente poco da polemizzare in quella situazione, perché per quanto non possa piacere la regola è quella, quindi anche un millimetro in questo momento è fuori gioco. Detto che chiaramente ci sarà sempre un limite, in qualsiasi modo, ecco, si cambi quella regola, ci sarà sempre un limite, ci sarà sempre un fuorigioco per 1 millimetro oltre il limite. Torniamo ecco sull'aspetto tattico, come invece l'Inter andava a contrastare il Sassuolo che attaccava. Innanzitutto naturalmente Luis Enrique che si abbassava e c'era Sušić che dava un aiuto, quindi Sušić andava molto spesso al raddoppio, sia che fosse Bissek a chiudere sulla Laurienté, sia che Bissek rimaneva magari un po' più centrale e che c'era Luis Enrique, quindi lavoro di Sušić importante in fase di non possesso. Luis Enrique e Bissek però, bisogna essere anche realisti, soprattutto nel primo tempo hanno sofferto un po' Laurienté, che sembrava particolarmente ispirato. In realtà la partita di Luis Enrique, che personalmente non mi è piaciuta particolarmente, ecco, non che abbia fatto disastri, però insomma il solito Luis Enrique. Poi il gol ha cambiato molto il giudizio sul calciatore. Proseguiamo, ecco, invece cosa faceva il Sassuolo in fase di non possesso. Sulla prima costruzione dell'Inter, anche in maniera un po' sorprendente, il Sassuolo portava un pressing alto, cosa che inizialmente ha messo anche un po' in difficoltà l'Inter.
Pressing che in che modo era portato? Praticamente proprio uomo su uomo, soprattutto ad inizio partita, ecco, per cercare un po' di sorprendere l'Inter, quindi i tre attaccanti andavano sui tre difensori. Di solito era Koné che andava su Zielinski e quindi Matic, ecco, magari su Sucic. Diciamo che la pressione forte era sugli uomini che costruivano. Quindi inizialmente l'Inter ha fatto un po' di fatica, poi Zielinski ha iniziato ad abbassarsi stabilmente tra i difensori. Naturalmente per Koné c'era più strada da coprire, automaticamente Zielinski aveva più spazio per impostare. Sassuolo che invece dopo questo pressing sulla costruzione dell'Inter si diciamo rintanava nella propria metà campo, non era un blocco bassissimo, però praticamente ecco trovavamo il Sassuolo schierato in questo modo nella propria metà campo, quindi con linee un baricentro non bassissimo, linee molto strette e squadra ecco pronta a chiudere soprattutto gli spazi centrali. Per questo modo di giocare del Sassuolo, Lautaro che solitamente ecco, fa il lavoro ad andare incontro, un lavoro un po' da numero 10, ha fatto un bel po' di fatica perché chiaramente c'era poco spazio sia nella zona centrale sia tra le linee del Sassuolo. Passiamo all'Inter, come ha cercato ecco, di far male alla squadra neroverde. Naturalmente l'1-0 è arrivato forse nel momento migliore del Sassuolo, ecco, dove la squadra di casa stava comunque facendo bene, era in partita, dava la sensazione di poter creare dei pericoli oltre al gol salvato da Di Marco sulla linea. L'Inter ha sfruttato il calcio piazzato e l'incertezza anche di Muric per sbloccare il risultato. In realtà il risultato sbloccato naturalmente è cambiata un po' l'inerzia del match, ma era un Sassuolo pienamente in partita. Torniamo ecco, all'Inter cosa faceva in fase di possesso. Innanzitutto è stato un Inter che ha sfruttato tanto la corsia destra, forse allo stesso modo in cui ha sfruttato la corsia sinistra, anzi nel primo tempo l'Inter sviluppava più a destra che a sinistra. In che modo? Luis Enrique che avanzava a dare ampiezza, Sucic andava tra le linee o qualche volta l'abbiamo visto anche più ampio di Luis Enrique con appunto il brasiliano che tagliava all'interno del campo e Bissek che dava un grande supporto, si inseriva spessissimo. Ecco, lo avevamo detto anche nel pre-partita di sabato, Bissek poteva essere un uomo determinante anche perché da questo lato il Sassuolo aveva giocatori più offensivi, anche Doig decisamente più offensivo per caratteristiche rispetto a Walukiewicz. Cosa ha fatto benissimo l'Inter? Non ha isolato Luis Enrique, infatti come vediamo anche dalle posizioni medie, che non sono quelle di fine partita, perché poi la posizione di Bissek viene alterata dal fatto che è stato spostato poi dopo i cambi sul centro-sinistra e quindi a fine partita avremmo trovato praticamente Bissek in posizione estremamente centrale. Qui sono posizioni medie nel corso del secondo tempo, vediamo comunque e c'erano Bissek, Sucic e Luis Enrique vicini a spingere su quella corsia. Addirittura troviamo Bissek più alto di Bastoni, cosa che raramente avviene. Questo perché ecco, Bissek ha spinto forse addirittura più rispetto a Bastoni. Il problema era comunque quando l'Inter attaccava su questa corsia, ecco, come dicevo poc'anzi, la partita di Luis Enrique non è stata una partita, ecco, da ricordare al di là del gol, perché magari in fase difensiva si è sofferto un po' l'intraprendenza e la bravura di Laurientì, in fase offensiva magari movimenti anche buoni di Luis Enrique, però molto spesso poi erano appoggi all'indietro, non puntava l'avversario, oppure appoggi laterali, entrava dentro al campo, quindi un po' il solito Luis Enrique. Partita che poi viene giudizio finale che viene alterato dal gol fatto bene dal punto di vista tecnico, su quello non c'è alcun dubbio, è stata anche una bella conclusione, però torniamo al solito discorso. Luis Enrique bravo dal punto di vista tecnico, non abbiamo mai avuto dubbi, fa un po' di fatica dal punto di vista tattico e probabilmente dal punto di vista mentale con un po' come se giocasse un po' frenato nel provare la giocata. Dicevamo Inter che poi invece sulla corsia sinistra ha sfruttato come al solito, ecco, Di Marco le avanzate di Bastoni, meno del solito, ma comunque ecco, in più di un'occasione l'abbiamo visto avanzare, e naturalmente Mkhitaryan, un qualcosa di molto frequente, oserei dire, ecco, in queste circostanze, insomma. Thuram pronto ad attaccare la profondità, Lautaro, come detto, faceva un po' di fatica. In tutto questo l'Inter invece ottiene il 2-0
con una fase di non possesso pressoché perfetta. In che modo? L'Inter andava a pressare alto il Sassuolo, quindi Sassuolo che aveva recuperato palla, provava ad impostare e quindi non era praticamente rintanato dietro, era praticamente nelle posizioni alquanto solite in fase di possesso. Inter che è andata al pressing alto come aggrediva l'Inter. Ovviamente i due attaccanti andavano sui due difensori, c'erano Di Marco e Luis Enrique pronti ad aggredire alti e Zielinski che andava su Matic. Questo pressing dell'Inter ha portato praticamente Muric a giocare palla ma ad essere costretto a buttarla via perché c'era un pressing altissimo, come avevamo detto anche nel prepartita, anche questo era uno dei punti già analizzati, il Sassuolo fatica se viene pressato alto, Muric spazza via il pallone che viene recuperato direttamente da Sommer che si trova molto al di fuori della propria area, si trova praticamente in questa posizione Sommer e con un passaggio riesce a servire Sucic. Quel passaggio di Sommer salta praticamente una linea del Sassuolo. Ecco, anche qui va sottolineata la bravura di Sommer. Spesso criticato, coi piedi, forse al di là dell'errore che fece col Pisa, è un ottimo portiere e lo ha dimostrato. Ecco, magari il gol del 2-0 parte da un'ottima giocata di Sommer che serve Sucic saltando una linea di pressing del Sassuolo, poi Sucic per Mkhitaryan apre per Di Marco e lì c'è il grandissimo assist di Di Marco, ma anche la bravura di Thuram che riesce ad anticipare il diretto avversario, era Muaremovic se non vado errato, e sfrutta una rapidità maggiore, ecco, ad attaccare lo spazio e se è molto più veloce Thuram rispetto ai difensori del Sassuolo. Anche questo, lo avevamo detto nel prepartita, Thuram può essere decisivo perché la difesa del Sassuolo può soffrire le sue caratteristiche ed infatti ha portato la partita sul 2-0. Ecco, a quel punto il Sassuolo non è uscito dalla partita, anzi è arrivato appunto il 2-1 come analizzavamo prima, quindi costruendo a destra, palla a sinistra e poi dalla sinistra sfruttando il taglio di Berardi. Diciamo c'è stato un pizzico di fortuna, ecco, anche lì perché c'è stato un fuorigioco millimetrico, l'Inter che però ha saputo sfruttare bene la fortuna. Faccio un passo indietro sul gol dell'1-0, invece, ecco, parlando di fuorigioco, c'è un probabile fuorigioco di Thuram. Dico probabile perché non c'è un'immagine precisa sulla prospettiva e quindi Doig poteva tenerlo in gioco, ma forse Thuram era in fuorigioco, ma non chilometrico come vuol far credere qualcuno. L'indicazione per i guardalinee è quella di tenere la bandierina bassa se nel dubbio, quindi non sbandierare. Una volta che il pallone esce e che poi finisce in calcio d'angolo, il VAR non può più intervenire. Quindi, insomma, è vero che il corner che sblocca la partita arriva da un probabile fuorigioco di Thuram, ma insomma, polemizzare dove il VAR non può intervenire mi sembra un tantino esagerato, ecco, da questo punto di vista. Secondo tempo poi naturalmente che per l'Inter è stato un po' più in discesa, il doppio vantaggio era importante, Inter che ad inizio secondo tempo ha anche un attimo contenuto il Sassuolo, un Inter che è stato un po' più attendista, ecco, ad inizio ripresa, quindi non andava ad aggredire altissimo, linee molto strette, baricentro comunque alquanto alto. Dopodiché, ecco, ci sono stati i gol del 3-0 e qui torniamo al punto iniziale con l'Inter che ha sfruttato tutti gli errori difensivi del Sassuolo, quindi un Lautaro Martinez bravo a trovarsi al posto giusto dopo l'errore della difesa neroverde, bravo anche nell'esecuzione, lo stop e il tiro di sinistro non era assolutamente banale. Arriva poi anche il 4-0, ancora su calcio d'angolo, ancora con una difesa tutt'altro e un portiere tutt'altro che perfetto del Sassuolo. Ecco, lì praticamente la partita è terminata. Il Sassuolo che è praticamente uscito dal campo, potremmo dire, dopo il 4-0. A quel punto il match aveva poco altro da dire. Arriverà su un altro errore di Muric in uscita che si scontra col difensore, arriverà anche il 5-0 col gol di Luis Enrique, che come detto ha fatto un gran bel gol. Il tiro era sicuramente difficile, per il resto, ecco, per me non è stata una partita particolarmente esaltante di Luis Enrique. Senza quel gol probabilmente gli avremmo dato un 6 o un 5,5, ecco, forse il 6 perché comunque
per posizionamento spesso c'è stato nelle due fasi, però insomma non oltre secondo me la sua partita. Partita importante invece quella di Thuram. Lautaro, nonostante tatticamente era una partita difficile, comunque ha dato il suo apporto col gol. Di Marco è stato assolutamente strepitoso. Secondo me importante è stato anche Sucic, che non ha fatto una partita diciamo da 8 in pagella, però è stato importante, ecco, tatticamente nelle due fasi, nell'andare a raddoppiare sull'Orientè, nel cercare di non isolare Luis Enrique, nell'andare a giocare anche tra le linee, quindi ecco le due mezzali Sucic e Mkhitaryan magari non avranno particolarmente brillato, però hanno fatto bene questo lavoro. Detto questo, naturalmente era importante per l'Inter portare a casa il risultato e i 3 punti anche in vista poi del big match di sabato contro la Juventus, e in questo senso l'Inter ci arriva col morale alto, mettendo pressione al Milan che naturalmente non ha giocato, quindi c'è il famoso asterisco in classifica, ma dovrà giocare 3 partite in 9 giorni, e soprattutto ecco c'è un qualcosa da sottolineare. Questo è un Inter che continua a viaggiare a gonfie vele, continua a macinare vittorie, e anche se le squadre avversarie sono le cosiddette piccole, non è mai scontato, e lo sta facendo senza 3 elementi, più che elementi chiave, senza Çalhanoğlu, Barella e Dumfries. Eppure in campo sembra che non accusiamo questa assenza, al di là poi di un Luis Enrique naturalmente che non è Dumfries, su questo non ci sono dubbi, però insomma è un Inter che riesce a sopperire benissimo alle assenze, quindi davvero tanti applausi sia alla squadra sia alla grande gestione che sta facendo Chivu. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, come avete visto l'Inter, chi secondo voi è stato tra i migliori, oltre naturalmente a Di Marco, ma è perfino superfluo dirlo per la grande stagione che sta facendo. Insomma, come al solito, confrontiamoci su tutto ciò che riguarda Sassuolo Inter e non solo, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.